Benvenuti in Erasmus Facile. In questo modulo ti continuo a spiegare come strutturare un bando Erasmus Plus. Quindi andiamo nello specifico, oggi ti spiego come identificare le necessità, da dove partire e quali sono i siti ufficiali su quale basarti per spiegare quelli che sono gli obiettivi del tuo progetto. Si inizia con il Life Cycle Project, ovvero si identificano quelle che sono le necessità e tutti quanti gli step successivi per iniziare e concludere il progetto, che si deve chiudere esattamente come un cerchio. Il progetto deve basarsi sulle priorità europee, che sono 4, e il primo step da fare per scrivere il progetto, ma anche pensarlo, è individuare il problema. I progetti Erasmus nascono per risolvere dei problemi a livello locale, quindi bisogna conoscere le priorità europee, ma anche gli obiettivi che sono identificati nell'Agenda 2030 europea. Dove trovare gli obiettivi 2030? Ti faccio vedere il sito internet, ti consiglio di leggerli, ma più che altro di identificare gli obiettivi che più ti interessano, perché ovviamente è un qualcosa che ti deve riguardare, anche il tuo stile di vita, il tuo modo di pensare, e deve essere coerente con gli obiettivi che persegue il tuo ente. Quindi se ad esempio hai una no profit, una piccola e media azienda che lavora sulla sostenibilità, ovviamente andrà a identificare un obiettivo che più si avvicina a questo. Se ad esempio invece fai ricerca scientifica oppure innovazione tecnologica, dovrai identificare un altro obiettivo. Non puoi perseguire 17 obiettivi, è impossibile, quindi o parti da quello che il tuo ente già fa, oppure se ne devi strutturare uno ex novo, identifica l'obiettivo europeo che più ti affascina. Gli obiettivi, come ti ho detto, sono 17, sono sconfiggere la povertà, fame, salute e benessere, istruzione di qualità, parità di genere, acqua pulita e servizi igienico-sanitari, energia pulita e accessibile, lavoro dignitoso e crescita economica, imprese, innovazione e infrastrutture, ridurre le diseguaglianze, città e comunità sostenibili, è molto interessante, consumo e produzione responsabili, lotta contro il cambiamento climatico, la vita sott'acqua, la vita sulla terra, pace, giustizia e istituzioni, partnership per gli obiettivi. Allora, ti consiglio di leggerli e soffermarti su ognuno di essi, perché ad esempio per quanto riguarda la cultura, e quindi nel caso specifico dell'Associazione Arsi in Roma, trasversalmente riesce a toccare due obiettivi, di cui uno è la parità di genere, il secondo è l'istruzione di qualità, e poi a volte si avvicina anche al numero 13, lotta contro il cambiamento climatico. Ovviamente attraverso gli Erasmus Plus non si possono risolvere i problemi così grandi come sconfiggere la povertà o sconfiggere la fame, ma gli Erasmus servono per fare informazione, cultura, formazione personale e cambiare anche quei modi e quei stili di vita che inevitabilmente vanno contro questi 17 obiettivi. Quindi si va un po' più sul sociale e sull'informazione. Quindi per individuazione del problema si intende un problema che è relativo all'Agenda 2030 europea, quindi deve far parte dei 17 obiettivi che ti ho elencato prima. L'obiettivo principale dell'Agenda 2030 è lo sviluppo sostenibile dei Paesi membri ONU e dei partners, quindi è veramente un grande obiettivo. Quello che devi fare tu è identificarti in un obiettivo specifico, quindi sceglierne uno, massimo due di quelli dei 17. Gli Erasmus servono per raggiungere a livello locale parte dei 17 obiettivi. Dopodiché dovrai identificare o una o più priorità europee. Come ti dicevo, affinché il progetto Erasmus Plus ti venga solamente preso in considerazione, devi inserire all'interno un obiettivo che persegua una di queste 4 priorità. Una è la partecipazione alla vita democratica, transizione digitale, ambiente e lotta al cambiamento climatico, inclusione e diversità. Ognuno di questi li ho spiegate anche nel mio profilo Instagram Erasmus Facile con degli esempi pratici. Concreto, quindi l'esempio pratico, identificazione e necessità.
Nelle aree rurali, i giovani 18-25 anni, i giovani 18-25 anni l'ho scelto io perché io preferisco lavorare, ad esempio, con i giovani 18-25. La tua organizzazione magari preferirà lavorare con gli adulti 30-45 anni. Questo lo decidi tu e lo decide il tuo ente, la missione che ha il tuo ente. In questo caso quindi aree rurali, anche questo sceglierai tu se lavorare più nelle aree rurali piuttosto che nelle aree urbane, nelle aree degradate urbane. Questa è una scelta sempre personale e di missione del tuo ente. Quindi ritornando qua, nelle aree rurali i giovani 18-25 anni hanno meno opportunità di partecipare alla vita democratica e alle attività sociali. Attraverso il progetto Erasmus Plus si vuole insegnare, e quindi si fa parte della formazione, alle organizzazioni e ai giovani locali come creare opportunità di socializzazione e come prendersi cura del proprio paese partecipando attivamente sia all'organizzazione di giornate a tema e sia alla vita democratica. Un esempio può essere che i giovani del luogo organizzano dei meeting per parlare delle criticità del paese, piuttosto che prendersi cura di persone con bisogni specifici, oppure ad esempio delle giornate di retake, quindi di pulizia dei luoghi pubblici. Tutto quello che io ho scritto qua può essere una mia idea, ma nel momento in cui scrivo il progetto la devo dimostrare. Ma come la dimostro? Un esempio può essere attraverso sondaggi online, ovviamente puoi utilizzare tranquillamente i social, puoi fare dei sondaggi su Instagram, attraverso Google Form, puoi fare delle interviste e soprattutto ti consiglio di partire dai dati presi da Eurostat. Il sito Eurostat è fondamentale perché, te lo dice la parola stessa, sono dei dati statistici presi dalla Comunità Europea, quindi sono affidabili soprattutto e per un bando Erasmus Plus cosa può essere meglio se dei dati, se non dei dati creati dalla comunità europea stessa, quindi tu sei sicuro che quello che è scritto là è sicuramente un obiettivo europeo perché loro stanno cercando uno di questi 17 obiettivi. Il sito è Eurostat ec.europa.eu Eurostat o se no cerchi semplicemente Eurostat su Google, su Bing, clicchi, ti si apre questa schermata e eccolo qua, a seconda del tema che più ti interessa andrai a cliccare. Nel caso mio, ad esempio, mi può interessare Population Social Condition. Vado a cliccare su cultura perché è quella che mi interessa di più e qui c'è il database, le informazioni, le pubblicazioni, le statistiche, la metodologia. Dovrai andare a leggere tutte queste informazioni. Nel momento in cui hai trovato quella che più ti interessa, la dovrai copiare o copierai il link e lo dovrai andare a scrivere nel progetto. Quindi non te la perdere perché ti servirà. Puoi anche andare sulle pubblicazioni. (2022) e qua ci sono i PDF, quindi apri e cominci a leggere. Sono lunghi, ci vuole tanto tempo, ma i progetti europei prevedono del tempo e dello studio. Nel momento in cui abbiamo creato i sondaggi online, hai preso i dati Eurostat, hai fatto delle interviste, hai identificato le necessità e hai dimostrato che le necessità sono veritiere, un qualcosa di concreto, a questo punto dovrai identificare le necessità non solo del tuo target group, che sarebbero i giovani 18-25 anni. È un esempio questo qua ovviamente, come ti dicevo tu puoi prendere il target group che possono essere adulti, possono essere giovanissimi, possono essere ragazzi che non studiano, non lavorano, non fanno nulla, si chiamano i NEET, possono essere le persone anziane, quindi ci sono diversi target group e questo dipende da te. La necessità del tuo target group, in questo caso l'esempio è giovani 18-25 anni, deve coincidere
con le necessità della comunità, quindi ad esempio necessità di partecipare alla vita democratica perché negli ultimi anni non si fa più, queste due necessità che riguardano il target group e la comunità devono essere assolutamente in linea con le necessità del partenariato. Per partenariato si intendono i partners di progetto che li troverai successivamente. Quindi prima identifica le necessità della tua comunità. Vedi se le persone per le quali tu crei corsi, informazioni, il tuo target group si chiama, quindi effettivamente le persone alla quale il tuo ente si rivolge, se ha le stesse necessità della comunità nella quale lavori, dopodiché troverai il partner che ha le tue stesse necessità, quindi coincidono con quelle del target group e della comunità. Ti spiegherò in un secondo video come cercare il partner ideale. Il partner ovviamente non può essere assolutamente italiano, ma va cercato in altri paesi europei. Quindi, prossimo step, identificazione del partenariato. Adesso, nel momento in cui hai fatto questi esercizi qua, hai compilato il diagramma di Venn, che te ne allego uno qui sotto in bianco, in modo tale che puoi scrivere tu le tue informazioni, avrai gettato le basi del progetto Erasmus+. Quindi ti lascio qui di seguito il diagramma di Venn in bianco che dovrai compilarlo. Il diagramma di Venn compilato da me è un esempio, torno a ripetere, il target group lo devi decidere tu e puoi andare da giovani fino ad adulti e dopo ti dirò io come fare la richiesta di finanziamento. E la comunità, quindi la comunità sarebbe il luogo nel quale in cui tu lavori, se ad esempio lavori a Roma, ovviamente dovrai identificare un target group specifico per la comunità di Roma, che non potrà essere ovviamente tutta Roma, ma sarà un quartiere, perché ricordiamo che gli Erasmus Plus vanno a livello locale e di conseguenza dovrai cercare appunto il partner che ti spiegherò poi successivamente come fare, dove cercarli e come impostarti. È fondamentale fare queste cose, lo so che prevede un po' di tempo, ma come ti dicevo è tutto quanto in discesa, quindi inizia da questo, perdici un po' più di tempo e dopo vedrai che sarà tutto più semplice. Ci vediamo al prossimo video.